ma non me lascia, non darmi sto dormiente, torna sorriente. Si dovrebbe almeno ogni giorno ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro e, se possibile, dire qualche parola ragionevole. Con questa frase di Goethe iniziamo il viaggio del cuore di oggi. Siamo sulla penisola che separa il Golfo di Napoli da quello di Salerno, a Sorrento, una città affacciata sul Tirreno. Sorrento si erge su un altipiano di tufo, sospeso tra il mare e i Monti Lattari, con una posizione che da secoli la rende punto di passaggio, approdo e osservatorio naturale sul Mediterraneo. Napoli è di fronte, Capri poco distante e il Vesuvio visibile nelle giornate limpide. E tu dici parta Dio, t'allontana da sto cuore, da sta terra dell'amore. Tutto è vicino, ma Sorrento mantiene una sua identità precisa. Nei secoli ha attirato presenze diverse, dai patrizi romani ai viaggiatori del Grand Tour, lasciando che ciascuno aggiungesse un livello, senza però cancellare il precedente. Il centro si è formato nel tempo, seguendo un impianto che conserva tracce antiche e successive trasformazioni. Strade, piazze ed edifici raccontano una comunità strutturata, con una presenza civile e religiosa rilevante e una tradizione culturale legata alla musica, all'artigianato e alla scrittura. La cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, inserita nel tessuto urbano, resta un riferimento stabile, parte della vita cittadina da secoli. Ci troviamo all'interno della cattedrale di Sorrento, cattedrale edificata, consacrata nel 1193, intitolata all'Assunta, almeno in quella data, ai santi apostoli Filippo e Giacomo. Diverse sono le opere interessanti. Potremmo partire dal soffitto, tela interamente dipinta, dove poi sono riportati alcune immagini e dei martiri sorrentini, opera tra l'altro del Giacomo del Po, e dei patroni della città di Sorrento, appunto gli antichi vescovi santi. Mentre il transetto ha tele dell'Assunta e dei santi Filippo e Giacomo, opera dei fratelli Malinconico. Come non guardare o fissare lo sguardo sulle opere in intarsio, a partire dal coro. In epoche diverse l'intarsio anche in questa cattedrale ha arricchito la bellezza e ha riportato quella che era la sensibilità dei cittadini e dei devoti, a partire dalla Cristo, dalla Vergine e San Giovanni che troneggiano al centro del coro, per poi abbracciare completamente, partendo dagli apostoli fino ancora ai santi vescovi sorrentini, al patrono Antonino. Il legame alla Vergine la città lo ha espresso bene e oggi possiamo anche ammirarne un segno chiaro in questa cattedrale nel consacrarsi al cuore immacolato di Maria. La Chiesa custodisce un'opera del Citarelli, la Vergine, che ha per mano una bambina che, indossando una fascia di traverso con la scritta Sorrento, esprime proprio questa devozione, l'affidamento, l'attesa, l'invocazione, come il cuore di ciascun uomo ha, ma che Sorrento in quel momento ha espresso, e ancora oggi la devozione al cuore immacolato di Maria resta un momento forte e resta una espressione di grande sensibilità cristiana. A Sorrento il mare si incontra in due punti distinti che hanno forme, funzioni e atmosfere diverse. Marina Piccola è il porto principale, una banchina ampia, le file di barche, gli scafi che entrano ed escono, le persone in attesa con i bagagli. Da qui partono i collegamenti per Capri, Napoli e la costiera amalfitana. Poco distante c'è la Marina Storica, Marina Grande,
Un borgo affacciato sull'acqua, con le case dei pescatori, le barche ormeggiate davanti alle abitazioni, di una dimensione più stabile. Qui il mare non serve a spostarsi altrove, ma a restare. È parte della vita quotidiana del quartiere, del lavoro, degli incontri. Sono con un sorrentino doc che ci racconta la storia antica di questo territorio. Certamente, noi stiamo scendendo verso Marina Grande, che è uno dei luoghi più iconici della città, dove si intrecciano tantissime storie antiche e anche una modernità con la quale dobbiamo fare i conti. Gaetano, lungo questa via antica vedo tanti elementi particolari. Sì, perché questo è uno degli accessi più antichi della città, in effetti è di origine greca e ci sono tanti piccoli elementi, segni che rappresentano questa storia antichissima. Tra l'altro ci stiamo avvicinando a quello che poi è il varco di accesso a Marina Grande e che in effetti, come puoi vedere, è effettivamente un portale di origine preromana e ci porta poi in uno dei posti più, ripeto, più iconici di Sorrento, dove tra l'altro questa strada ha ospitato tantissime, come dire, manifestazioni, tantissimi momenti anche cinematografici. In effetti da qui noi arriveremo nel luogo in cui fu girato Pane, Amore con una delle scene più particolari, che è l'incontro di Sophia Loren con il suo spasimante. E a questo punto, Davide, devo farti vedere Marina Grande da una prospettiva diversa, ovvero dal mare. Gaetano, effettivamente questa visuale della barca sul golfo di Sorrento con il Vesuvio, i bordi colorati, è davvero straordinaria. Sì, siamo al centro del Golfo di Sorrento, delimitato dalle due punte, Punta Scutolo, Punta del Capo. Questa è una terra fortunata, benedetta da Dio. Questa barca ha una sua storia. È una barca che nasce come barca da pesca e la famiglia del proprietario in effetti ha sempre fatto attività di pesca e continua a farla. Però nel periodo estivo è stata in qualche modo modificata per poter essere anche un'offerta per i turisti per vivere una giornata di mare con la pescaturismo. Questo territorio si può vivere anche attraverso tanti sport, ma io sono un appassionato anche di subacquea. Ci troviamo di fronte a dei fondali straordinari, con una biodiversità, una ricchezza veramente unici, che tra l'altro testimoniano la forza straordinaria del mare, che nonostante gli attacchi dell'uomo riesce a riciclarsi, a sopravvivere e a rigenerarsi. Gaetano, sempre dalla barca c'è una prospettiva straordinaria anche per l'archeologia. Certamente, torniamo un po' al tempo dell'antica Roma. In effetti Tiberio viveva a Capri, tutti i notabili romani pensavano di costruire delle ville straordinarie che fossero di fronte al luogo in cui viveva l'imperatore, per cui vi sono varie edificazioni che nel tempo hanno occupato la nostra costa e delle quali restano testimonianze straordinarie. Una di queste sono i ruderi della villa di Pollio Felice, notabile romano, che volle stare di fronte al suo imperatore che viveva a Capri ed edificò questa straordinaria villa che oggi viene tramandata con il nome di Villa della Regina Giovanna, perché la Regina Giovanna la occupò però in un periodo successivo, però in effetti sono tutte di epoca romana e raccontano questa storia incredibile che fortunatamente si è conservata fino ai nostri giorni. Antichità e modernità convivono e il mare è l'elemento essenziale. È l'elemento coagulante, diciamo. In effetti anche storicamente noi abbiamo vissuto il mare sempre come un confine. Negli anni è diventato una risorsa straordinaria intorno alla quale costruire la nostra economia ma anche difendere la nostra identità. Un'attività che ha inciso in modo profondo sull'economia di Sorrento, contribuendo anche a definire l'identità produttiva e il rapporto con l'esterno, è l'intarsio ligneo.
Nel centro storico il Museo Bottega della Tarsia Lignea è il luogo in cui questa storia viene ricostruita e spiegata. Una tecnica complessa, fondata su precisione, pazienza e progettazione. Tavoli, mobili e pannelli decorativi venivano composti accostando essenze diverse, dando forma a immagini, prospettive, scene di vita e paesaggi. Nell'Ottocento questa lavorazione diventa uno dei segni distintivi della città. Viene insegnata nelle scuole, richiesta dai viaggiatori europei, esportata ben oltre i confini locali. Ancora oggi, a Sorrento, questa tradizione non è solo memoria. Infatti esistono botteghe attive e maestri che continuano a praticare e a trasmettere il mestiere, mantenendo vivo un sapere che ha attraversato i secoli. L'arte dell'intarsio nasce all'incirca nel XIV secolo qui a Sorrento, grazie all'esilio di alcuni monaci benedettini che risiedevano qui in un convento e hanno tramandato alla popolazione locale questa antica arte. Conosce il suo massimo splendore nel corso del XIX secolo, dove siamo arrivati ad avere all'incirca 400 aziende con circa 2000 unità lavorative. Prima di iniziare il nostro lavoro siamo soliti pensare un decoro da porre al nostro oggetto, che potrebbe essere bensì una scatola, un vassoio, un portafoto, quant'altro. Andiamo a numerare tutti i pezzettini per ricordarci la sequenza dei colori. Scegliamo all'incirca 14-15 colori di legno differenti. In origine è legno a base di acero bianco proveniente dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Tutti gli altri colori sono sempre a base di acero, logicamente però sono tinti. Andiamo a rimettere il disegno che abbiamo precedentemente pensato sul legno che abbiamo scelto, e con questo seghetto di mezzo millimetro avviene l'intera scomposizione solo ed esclusivamente a mano. Diciamo che questa è la parte più importante del nostro lavoro, in quanto non viene utilizzato nessun tipo di laser né niente, tant'è vero che sono prodotti artigianali e quindi non possono e non devono essere perfetti. La particolarità del nostro lavoro, ma soprattutto la difficoltà, è quella di andare a ritagliare fogli veramente molto sottili di legno, quasi come se fossero veramente dei fogli di carta. La fase del lavoro che sto attualmente svolgendo è quella dell'assemblaggio, dove andiamo ad incastonare tutti i pezzettini che abbiamo precedentemente ritagliato con il seghetto, ognuno nel proprio tassello, come se fosse, tra virgolette, una sorta di puzzle, rispettando i numeri che abbiamo precedentemente scritto sul disegno. I primi decori sono stati questi arabeschi ornamentali. In seguito si è passato a intarso in stile floreale. Attualmente progettiamo per lo più disegni in stile moderno, con figure geometriche, multicolori o anche bianco e nero. Essere artigiano intarsiatore per me è un motivo di grande orgoglio, in quanto sono arrivato alla quarta generazione seguendo le orme paterne, ma è motivo di orgoglio soprattutto in quanto cerchiamo di far apprendere e conoscere quest'arte ad ogni persona che viene a visitare Sorrento, perché è un'arte che parla del nostro territorio. Scoprire la bellezza e la storia di un territorio aiuta ad allargare lo sguardo, porta a riflettere per contrasto anche su quei luoghi. Vedo mare quando è bella, fino tanto sentimento, come tu che siano bella. Sorrento non è diventata famosa all'improvviso. Il suo nome ha iniziato a circolare lentamente, portato dalle voci di chi qui si fermava e poi ripartiva.
Prima ancora delle immagini sono state le parole e i suoni a costruirne il racconto. Nel corso dell'Ottocento, scrittori, poeti e viaggiatori del Grand Tour la attraversarono e la ricordano nei diari e nelle lettere. Torquato Tasso, nato qui, diventa il primo nome a legare la città alla letteratura. Più tardi arrivano autori europei come Henrik Ibsen, che a Sorrento trova un luogo adatto alla scrittura e alla riflessione. All'inizio del Novecento questo racconto cambia voce. Enrico Caruso, il più celebre tenore italiano della sua epoca, soggiorna a lungo a Sorrento. Vedo mare del sorriente, che tesoro se ne impunne. La sua interpretazione di Torna su Riento porta quel nome nei teatri di tutto il mondo, fissandolo nell'immaginario collettivo. Da quel momento Sorrento non è solo un luogo raccontato, diventa un suono riconoscibile, legato a una voce che ancora oggi continua a farla ricordare. Vedo attorno sti serene, che se guardano incantate, che se voglio tanto bene. Enrico Caruso è ancora oggi una icona del bel canto per la sua voce profonda, per la sua interpretazione intensa. La grandezza di questo artista è stata sicuramente quella di capire la modernità della registrazione, quindi la discografia. È stato colui che ha voluto registrare la musica lirica, e questo nel 1902, quindi fermandola e quindi anche fermando poi la grandezza della sua voce, che ancora oggi viene ascoltata. È una voce che emoziona profondamente, una voce che dà tutto il senso della grandezza interpretativa di questo grande artista. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Enrico Caruso è venuto a Sorrento per riprendersi da una fortissima infezione e scelse uno degli alberghi più iconici della costiera sorrentina e soggiornò in una delle camere più belle di questo hotel. E contiene ancora oggi moltissimi degli oggetti che erano a lui cari. Gli piaceva molto disegnare e la camera è piena anche di molte sue autocaricature. Quanto ti voglio bene. Quando è stato in questo albergo la sua voce risuonava su tutte le terrazze. Si racconta che molte mamme venissero qui accompagnando le loro figlie, i loro figli, per far ascoltare la voce dei figli e delle figlie a questo grande artista. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Immagino Lucio Dalla toccare gli oggetti che erano appartenuti a Caruso, guardare le sue autocaricature e trovare quindi l'ispirazione per una delle canzoni più belle della musica italiana, che sono un grande omaggio a Caruso e che appunto stiamo parlando della famosa canzone che porta lo stesso nome, appunto Caruso. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. Una canzone che parla appunto di amore, che parla di arte, forse anche di morte, ma che comunque racchiude in una forma fortemente poetica questo grande amore coniugato un po' in tutte le forme. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. Per il nostro Bentornati ai Viaggi del Cuore, siamo a Sorrento, affacciata sul Golfo di Napoli, in una posizione che permette allo sguardo di spaziare. Il Vesuvio di fronte, le isole del Golfo sullo sfondo, Capri poco distante. Da questo affaccio naturale il territorio si sviluppa lungo la linea costiera e prosegue verso l'interno, seguendo rilievi e tracciati che collegano Sorrento agli altri centri della penisola e alla costiera amalfitana. È un paesaggio che si comprende muovendosi, fatto di collegamenti e attraversamenti. Questa rete è segnata da numerosi sentieri utilizzati da secoli e oggi tracciati sulle mappe, percorsi che uniscono borghi, alture e punti di osservazione. La
La penisola sorrentina ha infatti un sistema di comuni strettamente connessi: Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Vico Equense. Realtà diverse, ma legate da una stessa continuità geografica e culturale, che si comprende davvero solo percorrendola, passo dopo passo. Siamo in Penisola Sorrentina, nel comune di Massa Lubrense, frazione di Termini, e il nome ricorda la fine del territorio, l'estremo lembo della Penisola Sorrentina che volge verso Capri, alle mie spalle. È un luogo che è totalmente diverso dal concetto turistico di questo territorio. È una piccola comunità come le altre sparse sulle colline, con una chiesa intorno. Oggi faremo un itinerario di circa 3 ore di cammino, media difficoltà, zone pietrose, siamo in zona calcarea, e rientreremo al punto di partenza proprio per dare all'ospite la possibilità di avere, oltre all'esperienza del cammino, anche tutti i servizi che servono intorno all'organizzazione. Percorrendo il sentiero siamo arrivati alla parte sud di Monte San Costanzo, dove si vede la costiera amalfitana, con le isole degli Galli, isole che ricordano la presenza delle sirene. Qui abbiamo l'antico passaggio di Ulisse che incontra le sirene, che è la tentazione per l'uomo. Le sirene, vinte dall'ingegno dell'uomo, vogliono trasformarsi in 3 rocce, vogliono morire e trasportate dalle onde saranno ritrovate sulla costa di questo territorio, dando il nome a Punta Licosa, alla città di Terina e soprattutto alla città di Partenope. Quindi si fonderà la città di Napoli come Neapolis e ci sarà questo ricordo nel nome di napoletano come Partenopeo. Stiamo attraversando un luogo comunque di macchia mediterranea, tante piante, cespugli, fiori. Ma lungo il cammino c'è qualche pianta che ci ricorda un po' la storia antica, la ferula per esempio, adesso la ritroviamo già secca, ma la ferula era la pianta per trasportare il fuoco, la pianta per portare il fuoco nei villaggi, è la stessa pianta usata da Prometeo per dare il fuoco agli umani, è la stessa pianta che è usata da Sant'Antonio Abate che dall'inferno porta agli uomini il fuoco. E questa ferula è ancora il bastone del vescovo, il bastone del Papa, come bastone portatore di luce. Siamo su una dorsale di roccia calcarea, sedimentaria, quindi è bello notare su pietre che troviamo lungo il percorso le rodiste, questi piccoli fossili che hanno formato questa roccia, estinti 66 milioni di anni fa, al tempo dei dinosauri. Questo cammino è fantastico perché dà l'opportunità non solo di contemplare il mare, ma di passeggiare anche per la montagna. Ed è un piacere sicuramente per gli occhi, ma anche per l'anima. Camminare è un modo per riconnettersi, effettivamente passare una giornata all'aria aperta, magari dopo una settimana in ufficio, è una delle cose che ti fa fare pace con te stesso, anche con gli altri. Sicuramente è un modo anche per alleviare le piccole sofferenze della vita. Ed eccoci arrivati alla cima del Monte San Costanzo. È il luogo più alto, il luogo più panoramico di questa escursione e da qui abbiamo una vista che spazia sul Golfo di Napoli, sulla costiera amalfitana e su Capri. E proprio qua su hanno costruito questo tempio, la chiesa di San Costanzo, per sfruttare un luogo con una percezione su tutto il territorio. E da qui comincia poi la discesa verso il paese di Termini, dove concluderemo l'itinerario, ma prima di concludere l'escursione ci fermeremo ad assaggiare alcuni prodotti tipici locali, perché la condivisione e la percezione sensoriale deve avvenire nel modo più completo, anche col gusto di profumi di prodotti locali.
Nel centro di Sorrento si trova il chiostro di San Francesco, uno dei luoghi più riconoscibili della città. Un complesso che mette insieme epoche e stili diversi, con arcate che si susseguono attorno ad uno spazio centrale, creando un ambiente immediatamente identificabile. Nel tempo è stato luogo di vita religiosa, ma anche spazio di passaggio direttamente collegato alla città. Oggi il chiostro di San Francesco e la chiesa annessa continuano a essere una presenza viva nel tessuto di Sorrento, testimoni di una storia lunga e tra i luoghi più visitati della città. Siamo nel giardino di Villa Fiorentino, uno degli spazi storici di Sorrento, oggi luogo di cultura ed incontri, sede della Fondazione Sorrento, che promuove attività culturali e di valorizzazione del territorio. Un giardino che restituisce l'idea di un territorio costruito anche attraverso la cultura e il lavoro nel tempo. È un giardino di agrumi, immediatamente riconducibile al paesaggio locale. Tra i simboli di Sorrento c'è senza dubbio il limone. La sua presenza è legata al lavoro agricolo che nel tempo si è adattato allo spazio disponibile, richiedendo cura costante, competenza e continuità. Un sapere tramandato che ha reso questo frutto riconoscibile. Nel corso degli anni il limone è entrato anche nell'immaginario collettivo, prima italiano e poi internazionale. È diventato uno dei segni attraverso cui Sorrento viene identificata ed evocata, spesso ancora prima dell'esperienza diretta del luogo. Questa centralità si riflette nelle abitudini alimentari e nella cucina locale, dove il limone trova spazio in molte preparazioni, usato non come elemento accessorio, ma come ingrediente capace di definire un gusto. Nei dolci diventa sintesi, crema, pan di Spagna, profumi che ruotano attorno allo stesso equilibrio. E la delizia al limone è una delle sue espressioni più alte e più buone. Il limone di Sorrento, da qui nascono un sacco di dolci, noi lo usiamo in tutto, in cucina, in pasticceria, perché questo profumo è unico al mondo, perché proprio la nostra situazione climatica rende questo prodotto unico. Da qui nasce la delizia al limone. La delizia al limone nasce negli anni 70, anche se è un dolce moderno, ormai è entrata già nella storia. Perché? Perché per i suoi profumi, per la sua fragranza, per la sua leggerezza, quando arriva a tavola è festa ed è diventato uno dei simboli della pasticceria del nostro territorio, cioè quindi è diventato un po' il biglietto di visita della nostra città. Chiunque viene a Sorrento assaggia questo dolce. La delizia di limone nasce e si fa ancora con questi ingredienti: zucchero, farina e uova. Quindi mettiamo in una pentola i torli d'uovo e in un'altra i bianchi d'uovo montati a neve. Mischiamo la farina leggermente. Questo passaggio è importante, che rende la delizia molto leggera. Una volta incorporata tutta la farina e i torli d'uovo vanno messi nei bianchi. Poi, una volta fatto questa operazione, si mette in un sacco a poche, sempre delicatamente, perché questa è aria dentro. Il pan di Spagna è leggerissimo e si formano dei cappelletti così. Questo prodotto dovrebbe raddoppiarsi nel forno, quindi lievita e si inforna a 180 gradi per 20-25 minuti. La delizia al limone, una volta che esce dal forno, viene assemblata con una crema pasticcera con limone grattugiato. Poi questa crema pasticcera che rimane viene aggiunta panna, latte e limoncello, in modo che diventa fluida e bianca. Si crea questa copertura bianca, si fa un ricciolo di panna, ci mettono le bucce di limone per decorare e si grattugia ancora limone, bello fresco. Questa è la vera delizia al limone di Sorrento. Questo dolce rappresenta tutto per Sorrento, perché il nostro limone, come quello della costiera, ha questo profumo nella buccia che fa diventare questo dolce unico al mondo. Scoprire un territorio non significa solo attraversarlo, vuol dire vedere, sperimentare, assaggiare e entrare in relazione con i luoghi e con le persone.
Io amo viaggiare e il viaggio, quando è autentico, non si ferma allo sguardo, ma apre uno spazio di riflessione e passo dopo passo aiuta a porsi domande, come quelle che arrivano alla redazione di Famiglia Cristiana per la rubrica Colloquio col Padre. Cosa fare quando ci si sente messi da parte, non considerati, invisibili? A volte alcuni nostri errori o le ferite che subiamo ci fanno sentire inutili e ci fanno perdere fiducia in noi stessi. Oggi più che mai poi pesa anche il giudizio degli altri, pensiamo ai social, e possono farci soffrire, lapidarci. Nel Vangelo c'è un episodio fortissimo che parla proprio di questo. La donna sorpresa in adulterio, in Giovanni 8. È una donna trascinata in mezzo alla folla, esposta, giudicata, umiliata. Tutti parlano di lei, ma nessuno parla con lei. È già stata condannata, prima ancora di dire una parola. Agli occhi di tutti non è più una persona, ma il suo errore. Quante volte succede anche a noi? Possiamo essere i carnefici degli altri con giudizi molto pesanti, oppure le vittime, anche di noi stessi, del nostro autogiudizio che ci ingabbia. Un errore, una caduta, una fragilità e improvvisamente ci sentiamo definiti solo da ciò che non ha funzionato. Invisibili come persone, visibili solo per ciò che abbiamo sbagliato. In quel momento Gesù compie un gesto sorprendente, si abbassa e scrive per terra. Non si mette sopra la donna, ma la guarda allo stesso livello. Non sappiamo cosa abbia scritto, a me piace pensare siano stati i suoi peccati, i nostri peccati, che poi vengono cancellati, come avviene con il mare quando raggiunge la riva. E poi Gesù dice una frase che ribalta tutto. Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Uno a uno dopo se ne vanno via, iniziando dai più anziani. Restano Gesù e la donna. E lui dice una cosa importante. Donna, nessuno ti ha condannato? Neanche io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più. Gesù non nega l'errore, ma rifiuta che l'errore diventi l'identità di quella donna e le ridà dignità, le ridà un futuro, le restituisce la possibilità di ricominciare. Forse oggi ci sentiamo come quella donna, giudicati, etichettati, messi da parte, definiti dai nostri errori. Il Vangelo ci ricorda che il nostro valore non coincide con ciò che gli altri pensano o i nostri errori o ciò che facciamo, ma è un amore più potente, quello che ci ama e ci riabilita ogni giorno. Allora diventiamo noi, questo sguardo, questo amore capace di abbassarsi, dialogare e ridare dignità e speranza agli altri. Papa Francesco ci ricordava sempre che Dio non si stanca mai di perdonare. Questa edizione di Viaggi del Cuore oggi termina qui, ma vi aspettiamo presto per tornare a camminare insieme.